Il mondo è pieno di animali, anche se nessuno sa di per certo quante specie esistono sul nostro pianeta. Alcuni stimano che nel mondo siano presenti dai 3 ai 10 milioni di specie animali. Uno studio canadese e statunitense ha dimostrato che ad oggi siamo ad 8,7 milioni, di cui 6,5 terrestri e 2,2 di mari e oceani. Sono così tante che ad elencarle tutte, dicendo il nome di ogni specie in un solo secondo, passerebbero più di 285 anni. Esistono alcuni animali che sono davvero rari da trovare nel loro habitat, e noi di Zooplanet abbiamo deciso di presentare una top 10 degli animali più rari al mondo. Prima di iniziare, però, ti invito a mettere like al video e ad iscriverti al canale per supportare e far crescere il canale, attivando la campanella delle notifiche per non perdere nessun video. Detto questo, iniziamo. Numero 10, il cervo albino. Si stima che un cervo ogni 20.000 nasca con questa particolare colorazione, infatti questi cervi sono completamente bianchi. Gli albini sono generalmente rari in natura. L'albinismo, infatti, si verifica quando le cellule di un singolo animale non sono in grado di produrre melanina, un pigmento scuro che si traduce in una colorazione normale nella pelle, nelle squame, negli occhi o nei capelli. È la mancanza di melanina che fa sembrare bianco un animale. Vale la pena notare che essere bianchi non significa che un animale sia un albino. Le tigri del Bengala, per esempio, sono semplicemente tigri che nascono con la pelliccia bianca. Il loro candore non è il risultato di una mutazione genetica. La regola generale per sapere se un animale è un albino è se ha gli occhi rosa o azzurri. In Italia, anche se molto raramente, è stato avvistato questo particolarissimo animale, più precisamente nella riserva naturale Pian di Spagna, vicino a Sondrio, in Lombardia. Nell'antichità il cervo bianco era simbolo ultraterreno di purezza, ed è possibile trovarlo in vari libri e film. Un esempio sono le Cronache di Narnia, dove il cervo bianco compare ad inizio e fine saga. Il primo vero avvistamento di un cervo albino avvenne nel 1949, e da quel momento gli avvistamenti diventarono sempre più frequenti, favoriti dall'ambiente protetto di alcune zone. Numero 9, il delfino di Hector. La maggior parte delle persone pensa che esista solo una specie di delfino, ma la realtà è che esistono diverse specie legate a questo animale, tra cui il delfino di Hector. Il delfino di Hector è la specie più piccola e rara dei delfini, e può arrivare ad un massimo di 1,6 metri e pesare al massimo 60 kg. Ciò che li distingue dagli altri delfini è soprattutto la pinna di forma arrotondata. Si stima che esistano soltanto 7.000 delfini di Hector al mondo, infatti la specie è ritenuta in estinzione, minacciata dall'inquinamento dei mari e dalle importazioni di prodotti derivati dalla pesca nelle coste della Nuova Zelanda, dove questi particolari delfini abitano. Esiste anche una sottospecie del delfino di Hector, ancor meno presente come numero di esemplari, ovvero il delfino di Maui. Nel 2019, l'Organizzazione per la Conservazione Marina Sea Shepherd ha invitato le autorità responsabili negli Stati Uniti a vietare l'importazione di prodotti derivanti dalla pesca della Nuova Zelanda, che ha messo in pericolo la sopravvivenza dei delfini di Maui. La proposta fu respinta, e la Sea Shepherd rispose con una causa. Numero 8, il leone nero. La figura del leone nero è da sempre avvolta da un alone di mistero, legato al dubbio sulla sua effettiva esistenza. In realtà la specie di leone dal manto più scuro del normale effettivamente esistente è Panthera leo leo, o leone berbero, meglio conosciuta come leone dell'Atlante, che purtroppo risulta ormai estinta in natura. L'ultimo esemplare selvatico, di cui si abbia notizia, fu abbattuto nel 1942 in Marocco. Il leone dell'Atlante abitava sui monti, e non nella vasta savana assieme alle altre specie sue simili. Prima che si fosse del tutto estinto in natura, occupava ampi territori del Nord Africa. D'altro canto è molto raro trovare un leone albino, quindi dal manto bianco, ma questi leoni sono presenti, e questa colorazione è dovuta ad una forma di leucismo, ovvero una particolarità genetica che rende il manto, appunto, di colore bianco. Questa colorazione penalizza i leoni in natura perché vengono avvistati facilmente dalle prede, che riescono così a fuggire.
La quantità di esemplari di leone albino è sconosciuta, ma nel 2004 se ne stimavano circa 30. Numero 7. La rana di Darwin. Il nome di questo animale è ovviamente un omaggio a Charles Darwin, e il suo habitat è situato principalmente in Cile e in Argentina. La caratteristica che contraddistingue questa specie dai suoi simili, sta nella crescita dei suoi girini, che vengono cresciuti all'interno della sacca vocale del maschio dopo che le uova sono state depositate dall'esemplare femmina. L'esistenza di questa specie è stata da molto tempo minacciata dal disboscamento provocato dall'uomo, che l'ha reso un animale in estinzione. Secondo una notizia dell'ANSA, l'ultima rana di Darwin è morta nel 2013, ma molti sono convinti che, in realtà, questa specie sia ancora presente in natura, nonostante le evidenti difficoltà legate all'habitat. La salamandra gigante cinese. La salamandra gigante cinese è l'anfibio più grande al mondo. Le sue dimensioni possono arrivare anche ad 1,80 m di lunghezza. Questo animale ne ha viste davvero di tutti i colori, infatti è una delle 3 specie giganti di anfibio che derivano dal Mesozoico, parliamo di un animale che risale a 170 milioni di anni fa. Le altre 2 sono la salamandra gigante giapponese, più piccola, e la salamandra hellbender, presente nel Nord America. La salamandra gigante cinese trascorre la sua esistenza in acqua, nascosta sotto grandi macigni sommersi in torrenti e fiumi della Cina sudorientale, assorbendo l'ossigeno attraverso la sua pelle. In Cina, la salamandra gigante cinese è considerata un vero e proprio cibo di lusso, una prelibatezza che arriva a costare anche $300 al chilogrammo. Per soddisfare la crescente domanda dei consumatori, ma anche a causa della distruzione del loro habitat, questo animale sta affrontando una situazione davvero drammatica. Dagli anni 50 in poi la popolazione ha avuto un rapido declino, fino a venire classificata come a rischio di estinzione nella lista rossa dell'IUCN. Numero 5. Il coccodrillo delle Filippine. Detto anche coccodrillo del Mindoro, il coccodrillo delle Filippine abita nelle omonime isole, ed è il coccodrillo più raro da trovare al mondo. Mentre prima questi coccodrilli dominavano le isole delle Filippine, ora la loro specie è stata dichiarata a rischio d'estinzione. Questa specie è una delle più piccole di coccodrillo, e la loro durata vitale si aggira intorno ai 70 anni, anche se il dato non è certo. Questo interessante animale rischia di sparire a causa della caccia ai coccodrilli, presente nelle zone dove abita. Numero 4. Il pecari del sciaco. Probabilmente non avete mai sentito parlare di questo animale, ma il pecari del sciaco è un animale più interessante di quanto sembri. È originario della regione sudamericana del Gran Chaco, in particolare della parte più secca compresa tra il Paraguay, la Bolivia e il sud del Brasile, una zona remota, aridissima e inospitale, ricoperta da una macchia impenetrabile di cactacee e arbusti spinosi. L'aspetto è simile a quello di un maiale o di un cinghiale, ma ci sono alcune caratteristiche che li distinguono da questi animali. Il manto del tagua, altro modo in cui viene chiamato, è coperto di peli duri e pungenti, e il suo naso è molto lungo. Questo animale è munito anche di zanne, utilizzate principalmente per farsi spazio in mezzo agli arbusti. Un'altra particolarità consiste nell'odore che possono emanare, che è probabilmente uno dei più disgustosi da annusare, ma questo odore è utile a questo animale per marcare il territorio e per farsi riconoscere dai suoi simili, visto che spesso i tagua camminano in gruppo. La IUCN ha dichiarato questa specie a rischio d'estinzione, a causa della caccia e della distruzione dell'habitat provocata dalla sempre maggiore estensione delle aree adibite a pascolo. Numero 3. Il galagone di Rondo. Simile al petauro dello zucchero, il galagone di Rondo è un primate dall'aspetto adorabile che vive in Tanzania. I suoi grandi occhi conquisterebbero anche la persona più cattiva sulla Terra. Purtroppo questo animale è stato listato nei 25 primati maggiormente a rischio d'estinzione. È il più piccolo galagone vivente, misura una ventina di cm di lunghezza, per un peso di 60 grammi, ed è stato descritto per la prima volta nel 1996. Lo conosciamo da circa 30 anni, ed è già in pericolo d'estinzione. Questa specie rischia di non esistere più a causa dello sviluppo agricolo in Tanzania, accompagnato dal disboscamento, che effettivamente toglie la casa al galagone, visto che vive le sue giornate sugli alberi. La loro estinzione sarebbe grave per la scienza, che
che studia questa specie per capire il legame tra primati, roditori e primati più sviluppati, fino ad arrivare alla specie umana. Il pipistrello giallo cubano. So che molti hanno paura dei pipistrelli, portatori di malattie e cause di traumi infantili. Beh, forse esagero, ma sono comunque animali affascinanti, e il pipistrello giallo cubano è il pipistrello più raro al mondo. La cosa incredibile è che questa specie è confinata, udite udite, in una sola caverna. Avete capito bene, in una sola caverna. L'ultima spedizione nella caverna dove abitano ha prodotto un risultato di circa 750 pipistrelli presenti. In passato questa specie era già stata dichiarata estinta, ma nel 1992 dei ricercatori hanno ritrovato questi animali, probabilmente prendendosi un colpo al cuore. I ritrovamenti fossili legati a questi animali testimoniano che la loro esistenza risalga a circa 11.000 anni fa. Posto abbiamo lui, il gorilla di Cross River. Più il tempo passa e più i gorilla rischiano di estinguersi per i motivi che già conosciamo, infatti sono gli animali rappresentati maggiormente nei manifesti o nelle pubblicità per la salvaguardia degli animali, insieme al noto panda del WWF. Questa sottospecie del gorilla è stata dichiarata in grave rischio dalla World Wildlife Foundation, ed è presente soltanto nella foresta pluviale tra Camerun e in Nigeria. Il loro comportamento è piuttosto inusuale per un gorilla. Nel 2005 gli scienziati della Wildlife Conservation Society, mentre stavano osservando dei gorilla di questa sottospecie, hanno documentato un caso di utilizzo di utensili da parte di questi animali. I ricercatori hanno infatti scoperto che i gorilla utilizzano dei rametti per saggiare la profondità dei torrenti prima di attraversarli. Uno studio pubblicato nel 2007 sul Journal of Primatology ha annunciato la scoperta di varie reazioni aggressive a possibili minacce dell'uomo. Gli scienziati coinvolti nello studio hanno riscontrato alcuni casi di gorilla che lanciavano bastoni e ciuffi d'erba. Questo fatto è insolito, poiché quando i gorilla entrano in contatto con l'uomo, solitamente fuggono e solo raramente effettuano delle cariche. Si stima un numero tra i 200 e i 300 gorilla del Cross River, suddivisi negli 11 gruppi presenti nella loro piccola zona. Sono prede costanti dei bracconieri, e la sola morte di uno di questi gorilla può creare un effetto domino, decimando letteralmente la specie di gorilla più rara al mondo. Quale di questi animali vorresti vedere dal vivo? Scrivilo sotto nei commenti, e ricordati di mettere like a questo video e ad iscriverti al nostro canale attivando la campanella per non perdere nessun video. A presto da Zooplanet!